Ciao a tutti e benvenuti in Appuntamenti in Giardino. Pian piano stiamo arrivando alla fine di agosto, quindi questo cosa vuol dire? Arriverà settembre e poi arriverà una delle stagioni più belle dell'anno, almeno per me, che è l'autunno. A me piace tantissimo l'autunno perché i boschi si riempiono di questi colori aranciati, rosso, porpora, giallo e che danno veramente tanto colore, un'esplosione finale per quello che riguarda le belle stagioni, con l'arrivo dell'autunno per prepararci poi a quello che sarà poi l'inverno quando tutto sarà addormentato. Oggi però volevo parlarvi di una pianta molto particolare perché aspetta l'autunno per dare il meglio di sé e sto parlando della Sarracenia leucophylla. L'arrivo dell'autunno rappresenta per molte piante anche un momento per poter fiorire, un momento per dare un ultimo sprint alla propria vegetazione. Io in giardino ho due piante di cui sto aspettando la fioritura, che sono una Caryopteris con i fiori blu e una Salvia Anthony Perkins con i fiori sempre blu-viola. Ma anche tipo la salvia ananas, che solitamente si trova in quasi tutte le fiere, venduta perché ha questo profumo che ricorda un po' l'ananas, anche lei con i suoi fiori cremisi fiorisce poi alla fine dell'estate. Quindi se abbiamo un esemplare in giardino, tra un po' dovrebbe essere il momento in cui possiamo apprezzare i suoi fiori. In questo caso invece Sarracenia leucophylla è una pianta carnivora che appartiene appunto alle Sarraceniacee, piante carnivore che crescono nel sud degli Stati Uniti e nel nord per quello che riguarda la Sarracenia purpurea. Sarracenia leucophylla è una pianta carnivora che io amo particolarmente. Primo perché è stata la mia prima Sarracenia del 1988-87, adesso non ricordo bene, in un fioraio vi era questa pianta in vetrina e io la comprai con questa trappola bellissima, ne aveva una sola perché all'epoca le piante carnivore erano vendute in maniera anche un po' particolare, si tendeva proprio per la vendita a tagliare tutto ciò che era un po' che non poteva non piacere, lasciando soltanto ciò che era perfetto, e quindi in quel caso l'unica foglia perfetta era quella trappola e avevano lasciato solo quella trappola singola. Ma a me piaceva tantissimo, l'avevo comprata, l'avevo portata a casa, ho provato a coltivarla, ma in quell'epoca ero un po' inesperto, dopo un anno di coltivazione circa l'ho persa. Ultimamente nel corso degli anni ho coltivato queste 4 piante di Sarracenia leucophylla che potete vedere qui. Queste non hanno un nome, non so la loro varietà, sono piante non proprio di ultimo acquisto, sono anche delle divisioni di altre piante del passato, però comunque sono piante giovani perché le avevo divise ancora penso 2 o 3 anni fa e non coltivate benissimo come dovevo. Questa invece è una pianta carnivora, una Sarracenia leucophylla Ghost, acquistata 2 anni fa, si sta sviluppando veramente benissimo e come potete vedere con l'arrivo della fine dell'estate comincia a produrre i suoi ascidi, comincia a sviluppare, tirar fuori dalla trappola non più delle trappoline deformi che possiamo vedere nella Sarracenia leucophylla in estate, come anche delle foglie tipo fillodia, queste che produce in inverno per attraversare la stagione fredda, ma con la fine dell'estate comincia a tirar fuori queste trappole bellissime. Guardate questa quanto è alta e anche questa, non vedo l'ora che si aprono per vedere i suoi colori. E, insomma, come dicevo, con l'arrivo dell'estate questa pianta dà il meglio di sé, quindi prepariamoci, ci stiamo avvicinando ad una stagione in cui se abbiamo un vaso di Sarracenia leucophylla, questo è il momento in cui pian piano la pianta darà la sua parte migliore. Trappole bellissime, candide, che in passato alcuni scrittori nei loro racconti scrivevano appunto che guardando queste paludi del sud degli Stati Uniti dove cresceva la Sarracenia leucophylla sembrava quasi che ci fosse della neve a mezz'aria. Quindi immaginate che spettacolo, perché queste paludi erano completamente colonizzate da tantissimi, mi viene da dire milioni di esemplari di Sarracenia leucophylla, creando questo tappeto bianco bellissimo, dato dalla sommità delle sue trappole che si colorano appunto così, rimangono bianche e attraggono tantissimi insetti.
Purtroppo queste paludi in natura, tante sono state distrutte per il progresso, per l'urbanizzazione, per la colonizzazione, per la costruzione di edifici ed altro, e si sono perse molti di questi ambienti praticamente da fiaba. È una pianta carnivora abbastanza facile da coltivare, come ho già detto, se abbiamo la pazienza di aspettare comunque la fine dell'estate per vedere il meglio che lei riesce a darci. Come coltivazione è una pianta che va coltivata in torba, una pianta carnivora come molte altre, viene coltivata in una buona torba di sfagno, e una cosa che questa pianta apprezza tantissimo è il fatto di essere bagnata molto. Lei gradisce avere un sottovaso con l'acqua, con dei centimetri di acqua, come tutte le piante carnivore, molte piante carnivore che coltiviamo, però lei gradisce un po' più di acqua nel sottovaso, quindi se per molte altre, Dionea, Drosera, eccetera, teniamo tipo un 2 cm di acqua, per lei possiamo metterne anche 3 o 4, perché è una pianta che tende a vivere sempre in zone molto molto bagnate e apprezza un substrato che è sempre molto bagnato e anche fresco, perché no? Quindi con un'abbondante presenza di acqua. È una pianta carnivora che sviluppa delle trappole che possono arrivare anche a 70-80 cm di altezza, quindi è una pianta anche notevole. Negli anni questa pianta potrebbe diventare veramente bellissima se la coltiviamo per bene. Queste sono piante di circa 2-3 anni, nei prossimi anni ci saranno degli sviluppi ancora maggiori. Come acqua, come l'ho già detto anche nel video precedente della Nepenthes Miranda, come acqua possibilmente l'acqua piovana, la migliore acqua che possiamo utilizzare per le nostre piante carnivore, altrimenti acqua ad impianto ad osmosi o possiamo utilizzare dell'acqua distillata. Come vaso per le saracene leucofille va benissimo un vaso di plastica, meglio non utilizzare la terracotta perché richiede molta più acqua, anche perché l'evaporazione nella terracotta è maggiore. Quindi utilizziamo un vaso di plastica di una dimensione giusta per la pianta. Ad esempio questa, potete vedere, è una dimensione abbastanza giusta perché c'è lo spazio sufficiente per permettere a questi rizomi di correre nel terriccio fino a sbattere contro la parete, e quello sarà il momento in cui procederò ad un rinvaso e a una divisione. Oppure tutta la pianta la prenderò, la metterò in un vaso nuovo, leggermente più grande, mai molto grande, ma leggermente più grande, per dare la possibilità ai rizomi di svilupparsi ancora. Il vaso deve essere possibilmente un po' profondo, ricordiamoci sempre il livello dell'acqua, e in questo vaso la pianta si svilupperà al meglio. Qui è stata coltivata in un vaso più piccolo, questa pianta avrà bisogno di un rinvaso credo tra un anno, perché lo sviluppo sta già andando verso il bordo del vaso e poi o uscirà dalla terra il rizoma creando queste trappole che sembra che partono quasi in orizzontale per poi raddrizzarsi, e questo non mi piace assolutamente. Quando vedrò che la pianta comincia a faticare un po' e non ha più lo spazio, procederò ad un rinvaso in cui toglierò anche tutte le varie drosere, che quest'anno è un'invasione, ho drosere ovunque. I semi si sono sparsi ovunque, sono nate nuove piante, alcune sono rispuntate dall'anno scorso, insomma è un'invasione di drosere quest'anno. L'esposizione alla luce per la saracena leucofilla deve essere un'esposizione sicuramente assolata per un po' di ore del giorno, possibilmente non le più calde magari, soprattutto in queste ultime estate in cui il calore diventa un qualcosa di improponibile per le piante, vedo proprio che patiscono. Quindi ad esempio io lo ricordo sempre, coltivo queste piante sotto questa sorta di gazebo in cui ho messo delle lastre di policarbonato che filtrano un po' la luce solare, e queste ricevono tutta questa luce bellissima al mattino solare. Quando la luce si sposta da questa parte verrà filtrata dal policarbonato, e quindi nelle ore più calde queste piante sono un po' in ombra, leggermente in ombra, diciamo in luce filtrata, tranne le Dionea e queste piante carnivore lì, che invece ricevono anche al pomeriggio la luce solare. Purtroppo negli ultimi anni il calore è diventato eccessivo, quindi quando arriva la bella stagione, soprattutto il mese di luglio e agosto, proteggiamole un po' da questo calore eccessivo e da questa luce potentissima, anche perché questo fa sì che dobbiamo bagnare veramente tantissimo con un notevole spreco di acqua.
La nota dolente nella coltivazione delle piante carnivore è proprio il fatto che bisogna utilizzare tanta acqua, perché evapora, viene assorbita, le piante ne hanno assolutamente bisogno e quindi dobbiamo fare i conti quando decidiamo di coltivare piante carnivore se abbiamo dell'acqua a disposizione per poterle bagnare o dobbiamo fare degli acquisti per poter bagnare le piante carnivore, e quindi questo vuol dire una spesa in più, oltre quella dell'acquisto della pianta. La moltiplicazione della Sarracenia leucophylla si fa tramite divisione, quindi la pianta oppure semina. Per la divisione si estrae la pianta dal vaso, si puliscono le radici dal vecchio substrato. Questa è un'operazione da fare nei mesi in cui la pianta sta ancora dormendo, ma stiamo arrivando al risveglio, quindi febbraio e le prime settimane di marzo sarebbero ideali se non fa già caldo, altrimenti anticipiamo un pochino. Quindi la pianta è in dormienza, non patisce questa operazione, la togliamo dal vaso, la mettiamo in una bacinella con dell'acqua e puliamo le sue radici. Possiamo poi dividerla tagliando i rizomi, se non si è già divisa da sola, perché a volte succede anche quello, e piantiamo ogni singolo rizoma in un nuovo vasetto con della torba acida di sfagno di buona qualità, in cui questo rizoma potrà poi svilupparsi nei prossimi anni, colonizzando il vaso e creando degli ascidi stupendi. Per la moltiplicazione tramite semi possiamo aspettare che la pianta fiorisca in primavera con questi suoi fiori bellissimi. La leucophylla ha dei fiori porpora che sono veramente molto belli, rossastro porpora. Dopo la fioritura la pianta sarà sicuramente stata impollinata, altrimenti possiamo impollinarla noi. C'è un metodo, andate su internet, spiegano bene su internet diversi siti come impollinare la sarracenia, e si aspetterà poi lo sviluppo dei semi, della capsula che conterrà i semi, e una volta maturi verranno raccolti, fatti stratificare in frigo per almeno 3-4 mesi, quindi possiamo anche metterli in frigo per tutti i mesi invernali, e in primavera li seminiamo in un vaso contenente la torba, senza coprirli troppo, con un leggero strato di torba, e li manteniamo umidi fino a quando germogliano. Da lì in poi ci vorrà qualche anno perché la pianta diventi poi una pianta adulta con degli ascidi molto belli e candidi, come in questo caso per la Sarracenia leucophylla. La temperatura, mi sono dimenticato una cosa molto importante, è una pianta carnivora assolutamente rustica, quindi sopporta il freddo. Ricordiamoci di non portare mai in casa le sarracenie. Tutte le sarracenie non devono essere ricoverate in casa, diamogli un posto riparato in inverno in cui non vengano colpite continuamente dalla neve, magari può andare bene contro un muro in una parete rivolta a sud, fornendo alla pianta una protezione, ad esempio con un tessuto non tessuto intorno al vaso in inverno se fa particolarmente freddo e se ghiaccia, per proteggere le radici dal gelo. Possiamo anche non proteggere la parte aerea, perché tanto la pianta produrrà i fillodia, che sono queste foglie molto allargate, piatte allargate, senza trappola finale, perché alla pianta in inverno cosa gli serve? Gli serve praticamente soltanto svolgere la fotosintesi clorofilliana, e quindi quello è ciò di cui la pianta ha bisogno. Nel corso della bella stagione ha già catturato quello che gli serve, ha già mangiato, e quindi una pianta carnivora non è detto che debba mangiare tutto l'anno. Mangerà quando avrà le trappole pronte per catturare, dal momento che la sarracenia produce i fillodia, che sono delle trappole diverse, scusate, delle foglie diverse. In quel caso questo ci fa capire che la pianta ha smesso di alimentarsi, ha un nuovo sviluppo vegetativo che gli serve esclusivamente per catturare ancora la luce e per affrontare il mese invernale. Foglie molto allargate proprio perché in inverno non c'è tutta questa grande luce come c'è in estate, e quindi cerca in tutti i modi di catturare tutto ciò che riesce per portare avanti lo sviluppo della pianta e trovarsi al meglio poi quando arriva la primavera per ripartire con tutta l'energia di cui ha bisogno. Bene, siamo arrivati alla fine del video dedicato alla Sarracenia leucophylla, una pianta carnivora stupenda, veramente da avere, perché regala un momento bellissimo di sviluppo vegetativo proprio quando il giardino comincia ad addormentarsi, quindi ci dà ancora un'emozione. Diciamo, è la pianta che ci regala l'ultima emozione
per quello che riguarda la passione del giardino, se coltiviamo le piante carnivore, con il suo bianco candido che sembra quasi annunciare poi l'arrivo della neve in inverno. Insomma, sembra quasi tutto un collegamento in natura. In natura le cose sono tutte incastrate una con l'altra in maniera perfetta, e se le interpretiamo magari un po' in maniera anche a volte un po' poetica, riusciamo a fare dei collegamenti. Quindi effettivamente mi faceva pensare molto questa cosa, lo sviluppo bianco della Saracenia leucophylla in autunno sembra quasi una premonizione su quello che sarà appunto un inverno innevato, in cui il bianco la farà da padrone, se nevicherà, perché poi ultimamente nevica sempre un po' meno. Comunque, Saracenia leucophylla, pianta semplice di coltivazione, provate a coltivarla se trovate degli esemplari, ve la raccomando veramente tanto perché è una pianta meravigliosa. Ce ne sono di diversi tipi, se andate su internet potete vedere che ce ne sono veramente di molti colori, nel senso che il bianco rimane come caratteristica principale della leucophylla, però alcune sono venate anche di rosso, o molte varietà sono venate di rosso, alcune di cremisi, insomma ce n'è per tutti i gusti, meraviglie su meraviglie, pianta straordinaria. In questo video vi ho dato delle nozioni che sono di base per quello che riguarda la coltivazione della Saracenia leucophylla. Se cercate delle nozioni per quello che riguarda le piante carnivore, ma nozioni tecniche più dettagliate, io rimando sempre al canale Il Pigliamosche del mio amicone Andrea Amici, che saluto. Ciao Andrea Amici. Ciao Andrea. E ci vediamo presto in un prossimo appuntamento in giardino. Ci tenevo a farvi vedere la Saracenia leucophylla perché la coltivo già da qualche anno, ma non ve ne ho mai parlato. Magari l'avete vista da lontano quando inquadro le piante carnivore, però quando ho visto questa trappola bianchissima ho detto no, è ora di farla diventare protagonista di uno dei video del canale Appuntamento in Giardino. Ciao a tutti e sempre grazie sia per i commenti che fate, che io apprezzo tantissimo, sono contento che molte cose vi piacciono, e dai, ci vediamo presto in un prossimo video, magari parlando di qualcosa che anche adesso si sta sviluppando, come ad esempio i Caryopteris e Salvia Anthony Perkins, che spero arrivino a fiorire. Dovrebbero fiorire in fine estate con i loro fiori blu e viola blu, e vediamo dai di portarvi anche nel blu di questa fine estate. Ciao a tutti e grazie.